Rieccoci con un nuovo video e quest'oggi appunto abbiamo nuovamente i Wizard Tarot. Quest'oggi parleremo appunto ancora di amore. Utilizzerò il metodo del Palazzo degli Dei, quindi appunto queste 13 carte che permettono di sviscerare molto bene un argomento. Quale argomento andremo oggi a sviscerare? È stato il mio grande amore, anche se ormai abbiamo preso strade diverse. Vogliamo chiedere appunto a questi arcani e a questa stesa: ma è davvero così felice senza di me? Mi pensa ancora? Che ricordi ha di noi, del nostro rapporto? Come ha vissuto i mesi o anche gli anni dopo la nostra rottura? Perché sappiamo che con il metodo del Palazzo degli Dei si può in realtà avere delle indicazioni importanti anche per tempi molto più lunghi, quindi non solo qualche mese, ma possiamo andare anche indietro nel tempo, addirittura di qualche anno. Quindi cerchiamo di capire come questa persona ha vissuto il periodo dopo la vostra rottura, il passato più recente, quindi negli ultimi mesi, anche magari nelle ultime settimane, che cosa questa persona ha ancora in mente di me, di noi, se è nostalgico, se ha intenzione di compiere qualche azione, per esempio, no? Nei vostri confronti. Cerchiamo di capire il presente, come voi vi state comportando in questa situazione, i blocchi, le motivazioni, gli ostacoli che portano questa persona a non muoversi, per esempio, nei vostri confronti, ciò che questa persona ancora vorrebbe da voi, ciò che dovrebbe fare ma che invece non fa, il suo ambiente di lavoro, cioè come sta vivendo da un punto di vista economico-finanziario, il suo ambiente familiare, quindi se ha qualche persona al suo fianco e come sta vivendo questo rapporto, la linea di tendenza futura, cioè ovviamente che cosa potrebbe accadere, a cosa va incontro il consultante entro breve tempo, se appunto non cambierà nulla di come appunto stanno procedendo le cose. Cerchiamo di capire anche eventualmente un aiuto karmico, un aiuto dall'esterno, quindi amici, parenti, e infine il futuro vero e proprio, quindi la risoluzione finale alla questione, entro ovviamente pochi giorni, addirittura poche settimane, massimo appunto qualche mesetto. Ok? Quindi cerchiamo di capire quello che è stato il vostro grande amore lungo appunto queste linee guida di questa stesa che a mio avviso è in assoluto la migliore e la più completa. Allora, allontaniamo il cofanetto dei Wizard Tarot, io inizio a mescolare appunto gli arcani. Quindi per chiunque si sia collegato per il principio di sincronicità a questa stesa, a questo mio video, e abbia un grande amore, un ex a cui pensa ovviamente ancora, cerchiamo di capire se il pensiero è reciproco, se questo ex vi sta pensando, se è nostalgico. Vediamo un po' come gli va la vita senza di voi, lontano da voi. Cerchiamo un po' di capire se magari ha delle intenzionalità nei vostri confronti, perché spesso le persone tornano, ragazzi miei, tornano anche dopo molto tempo. Non c'è un periodo prestabilito, un lasso di tempo giusto o sbagliato. Le persone tornano nel momento in cui hanno eventualmente rielaborato a livello emotivo, per esempio in questo caso una perdita. E sappiamo che i tempi di resilienza sono diversi da ciascuno di noi. Quindi non c'è un tempo prestabilito, non ci sono 20 giorni, 22 giorni, un mese, 6 mesi. Ciascuno ha il proprio tempo di resilienza e quindi una presa di posizione nei confronti del passato e quindi anche del presente e di conseguenza anche del futuro. Allora, cerchiamo
di capire questa persona, questo vostro grande amore, ormai ex, come vive ad oggi lontano da voi. Allora, ok. Allora, questo lo cancello perché c'era la manica che si vedeva. Allora, perfetto. Adesso cerchiamo di sistemarle, ma credo di averle messe comunque tutto sommato, direi piuttosto bene. Allora, perfetto. Partiamo con la prima posizione, ossia il passato più lontano, quindi che può andare da qualche settimana a diversi mesi, addirittura anni, a seconda ovviamente di quando sia accaduta la vostra rottura. Quindi qui parliamo di un tempo più lontano. Vediamo un po'. Il 7 di coppe. Allora, questa persona, subito dopo la rottura con voi, in qualche modo si è trovata in una condizione di scelta, cioè aveva evidentemente più persone che in qualche modo lo stavano aspettando e lo stavano corteggiando. A prescindere dalla motivazione che può aver portato il vostro rapporto ad una chiusura, questa persona aveva già evidentemente qualcuno a disposizione a livello proprio sentimentale, quindi abbiamo il 7 di coppe. Quindi a seguito della chiusura con voi, questa persona comunque non si è ritrovata a mani vuote. Quindi o ha iniziato subito una storia, una frequentazione, oppure magari non immediatamente, ma comunque ha iniziato a sentire qualcuno. Magari non in maniera del tutto ufficiale, però qualcuno immediatamente lui ha avuto. Però obiettivamente qualcuno c'era, che era già interessata a lui, ok? E ovviamente questa persona ha spalancato i suoi grandi occhi ed è come se si fosse sentito alleggerito da un peso, dal dolore della vostra chiusura. Quindi in realtà non dico che questa persona si è data la pazza gioia, ma ha avuto la possibilità di non pensare alla sofferenza dovuta alla vostra chiusura. È stata consolata in fretta questa persona. Da un punto di vista prettamente sentimentale, perché appunto parliamo di un 7 di coppe. Quindi aveva più di una persona che in qualche modo mirava a lui. Questa persona quindi si è sentita quasi travolta da una ventata di novità,
che, vi ripeto, gli ha permesso di superare abbastanza velocemente appunto il dolore per avervi perso. È come se tutte queste persone lo avessero abbagliato, perché il 7 di coppe rappresenta l'individuo che di fronte alla possibilità di più partner, e quindi di fronte alla possibilità di scegliere tra più persone, ne viene sopraffatto. Quindi è una persona che in qualche modo è come se fosse stata annebbiata momentaneamente da tutti questi corteggiatori, da tutte queste corteggiatrici, e quindi si sia sentita comunque questa persona rinata, rinvigorita. Era un po' immersa, diciamo, nei fumi dell'alcol, cioè una persona che obiettivamente per un certo periodo di tempo probabilmente ha sofferto meno di voi. Vediamo però nel passato più recente che cosa è accaduto. Qui abbiamo il 7 di bastoni. Allora, questa persona però ad oggi, ovviamente, dopo tanto sbandamento, sta iniziando a pensare, a riflettere su quello che lui vuole veramente e sulle posizioni che veramente vuole raggiungere. Perché questa persona è molto diffidente. Qui abbiamo proprio il 7 di bastoni, che rappresenta una persona che in qualche modo sente di doversi ancora difendere, guardate, ha ancora un bastone in mano, contro delle situazioni che in qualche modo lo rendono appunto in uno stato di disordine emotivo. La presenza di 2-7 ci fa capire molte cose. Questa persona tende alla perfezione, cioè vorrebbe una vita completa, un benessere, una vittoria completa, ma è una persona che se ne lascia molto confondere. Non mi sembra una persona particolarmente matura. Perché? Perché non è una persona che ha chiuso un ciclo e ne ha iniziato uno nuovo. È una persona che ancora è a metà strada quasi, no? Quindi non ha ancora mai rielaborato l'avervi perso. È una persona che tutt'oggi vive confusa tra tutte queste possibilità, tra tutte queste opzioni, se ne lascia coinvolgere, vive il suo momento di gloria e poi però alza di nuovo il bastone. Quindi è come se in qualche modo lui stesso rovinasse i rapporti che intreccia, perché in qualche modo inizia a diventare comunque diffidente, inizia a dubitare della persona che ha al proprio fianco o delle persone che ogni volta frequenta. Quindi è una persona sempre sull'attenti, sulla difensiva, come se pensasse che dall'altra parte ci possa essere sempre qualcuno pronto a fregarlo, a prendersi gioco di lui. Molto probabilmente perché pensa che tutti ragionano come ragiona lui. Visto che lui si è consolato in fretta, pensa che anche le altre persone possano tradirlo in fretta. Ma non è una persona che ha raggiunto un grado di consapevolezza e una maturità tale per cui ad oggi vi posso dire sì, è una persona che ha compreso eventualmente quello che ha combinato e soprattutto quello che ha perso. Mi sembra la classica persona che vive in un mondo tutto suo, un po' uno sbandato sentimentale. Evidentemente è una persona che piace molto, perché mi sembra una persona che di conquiste ne faccia anche facilmente, ma è comunque una persona che non si guarda dentro, non si ferma a pensare, si lascia coinvolgere, attrarre da tutto ciò che lui ha attorno a sé. Lui non sceglie, lui si fa scegliere. È un atteggiamento piuttosto immaturo e un po' irresponsabile. Vediamo nel presente.
Qui abbiamo l'asso di pentacoli. Allora, questa persona ha ricevuto delle ottime notizie da un punto di vista economico-finanziario. Parliamo di 8 di pentacoli. Quindi è una persona che molto probabilmente o ha iniziato un nuovo lavoro, perché l'asso di pentacoli può parlarci di ovviamente un nuovo contratto, o comunque ha ricevuto una forte somma che in qualche modo lo può aiutare per una progettualità futura. Quindi è una persona a cui le cose fondamentalmente, da un punto di vista diciamo pratico, non stanno andando malissimo. Qui abbiamo una persona che abbiamo visto ha avuto diverse conquiste dopo di voi, comunque ha beneficiato, se vogliamo, di tutte queste persone che avevano qualcosa da offrirgli, perché a mio avviso è più di una. È una persona che tutto sommato a livello economico-finanziario pare aver ricevuto appunto una somma importante che lui sta cercando di investire, quindi potrebbe aver ricevuto per esempio un finanziamento oppure anche un'eredità. Comunque vi ripeto, è una persona che sta bene a livello economico, quindi non mi sembra che viva nell'indigenza questa persona, e ha una certa progettualità futura. Quello che vi ho detto prima però vale anche nel presente, cioè non è una persona che in qualche modo ad oggi si è fermata a riflettere dicendosi: ma cosa ho combinato? Cosa ho perso io? Questa persona sta andando avanti per inerzia, si sta buttando costantemente nel nuovo, ma tutto questo che cosa rappresenta, ragazzi? La paura di pensare, perché se questa persona si fermasse nella classica stanza vuota, a guardarsi di fronte ad uno specchio e chiedesse a se stesso: cosa hai perso realmente? Tutta questa materialità, queste conquiste, questo successo nel lavoro e anche da un punto di vista finanziario, ti riempie veramente il cuore? Questa persona sa che la risposta sarebbe no. Quindi è una persona che non si sta fermando a pensare, a riflettere, perché ne ha paura. Non vuole sentire. Sta andando avanti per inerzia, accumulando successi di tipo materiale perché è più semplice. Vediamo come vi state comportando voi. La regina di bastoni. Quest'uomo vi trova bellissima. Vi guarda, ragazze. Allora, questa persona ha modo di vedervi perché vi trova molto belle, vi trova appariscenti, sensuali, vi trova delle donne autonome, forti, accattivanti, desiderate anche da più persone. È una donna, la regina di bastoni, che fa gola a tanti. Quindi questa persona come fa a sapere questo di voi? Evidentemente o vi vede sui social oppure comunque ha modo di sapere di voi. Questa persona vi vede come ancora tutt'oggi la sua donna ideale. Vi vede come la sua anima gemella. Vi vede come la donna con la D maiuscola. Vi ripeto, è una regina, quindi voi siete ancora nella sua mente presente come figura completamente stabile. Quindi non siete per esempio un paggio o un 6 di coppe, un ricordo. Siete una donna che lui desidera ancora, bastoni, sessualmente. Quindi vi ripeto, questa persona secondo me ha modo di vedervi e di ammirarvi. Questa persona vi ammira, vi desidera ancora. E vi ripeto che vi vede ad oggi ancora come la sua donna ideale. Cosa vi dicevo, ragazze, con questo 7 di coppe e con questo 7 di bastoni? Lui può accumulare tutto ciò che vuole, ma qui la regina è una sola. E in tarologia la regina di bastoni e la regina di coppe sono la consultante. Ok? Quindi voi fate bene, dicono gli arcani, a mostrarvi in questo modo. Continuate a farlo, evidentemente, perché a mio avviso qualcosa si potrebbe smuovere, perché altrimenti
Gli arcani non danno mai un consiglio che non serve a nulla. Quindi il vostro comportamento, dicono, è assolutamente corretto. Qui abbiamo una carta fortemente positiva. Voi continuate a piacere a questa persona e continua a vedervi come la sua donna ideale. Vediamo però a questo punto i blocchi, cioè perché questa persona ancora non si è mai fatta sentire o rifatta sentire. Stelle, imperatore, ci sta pensando però, mamma mia. Allora, questa persona, come se nelle notti di luna piena si affacciasse in qualche modo nostalgicamente a ululare alla luna. È come se questa persona guardasse le stelle, il cielo stellato e esprimesse un desiderio: fammela rivedere, dammi la possibilità di rincontrarla. Ragazzi, la carta delle stelle rappresenta la socialità, quindi anche la rete internet e i social. Quindi vi ripeto che questa persona, a mio avviso, vi vede attraverso i social, oppure a modo di vedere per esempio il vostro stato WhatsApp. Questa è una persona che vi guarda, ve lo dicevo con la regina di bastoni, mi viene confermato di nuovo con la carta delle stelle. Qual è il problema però? Il problema è che l'imperatore, in accezione negativa, non agisce. Si limita a guardare le stelle, a esprimere appunto un desiderio, sperando che il karma o il destino, il fato, come lo definiscono tante persone, in qualche modo vi permetta di rincontrarvi e rivedervi di nuovo. Cioè questa persona in questo momento vi sta desiderando, sognando, ma veramente vi sogna anche ad occhi aperti, vi vede, vi controlla, perché la caratteristica dell'imperatore è proprio il controllo. Quindi una persona che tiene d'occhio, tiene sotto controllo tutto ciò che per lui è importante, ma in qualche modo è una persona che non agisce concretamente e non ha, vi dirò ad oggi, poi magari nel futuro la situazione cambia, lo vedremo tra poco, ma ad oggi è una persona che non ha intenzionalità in qualche modo di agire a livello concreto, cioè di prendere in mano il telefono e scrivervi. È una persona che ad oggi si limita a sognarvi, a pensarvi, magari ascolta una canzone che gli ricorda di voi. Voi siete sempre presente nella sua mente, siete una speranza, la carta delle stelle, ma lui spera che tutto il lavoro sia compiuto dal karma, dal destino, perché lui in questo momento non se la sente di muoversi. L'imperatore in accezione positiva rappresenta il coraggio, in accezione negativa ovviamente la paura, la mancanza di temerarietà, la codardia, quindi è una persona che non vuole in questo momento agire. L'imperatore in realtà spesso e volentieri è un individuo impegnato, che potrebbe anche essere padre, quindi potrebbe già aver avuto addirittura dei figli da una di queste tante appunto signorine che in qualche modo gli si sono fatte avanti. Quindi è chiaro che questa persona potrebbe non volersi muovere anche per questa ragione. E qui abbiamo infatti una persona che sogna, magari riguarda delle vostre vecchie foto, vi ripeto, ascolta magari i vostri messaggi vocali. È una persona molto nostalgica con la carta delle stelle, ma che non ha intenzione ad oggi di agire. Perché vi ripeto, come vi dicevo anche con l'asso di denari, questa è una persona proiettata nel futuro. Allora, mannaggia, vediamo un po' ciò che lui vorrebbe veramente, proviamo un po' a capire. Allora, il 4 di bastoni, questa persona vorrebbe ritornare da voi in pompa magna. Questa persona vorrebbe addirittura ricominciare anche la storia da un punto di vista proprio ufficiale con voi, perché il 4 di bastoni in realtà rappresenta un rapporto ufficiale, quindi lui vorrebbe un rapporto ufficiale con voi. Questa è una persona che vi desidera tanto, parliamo di bastoni, quindi in realtà è una persona che, guardate, sta guardando verso questa splendida donna che è la regina di bastoni e spera in qualche modo di potersi ricollegare a lei anche attraverso lo spazio e il tempo, superando quindi tutti gli ostacoli. Quindi questa è una persona che vorrebbe ritornare da voi per poter vivere di nuovo dei momenti di gioia e allegria.
il 4 di bastoni rappresenta proprio i festeggiamenti, i momenti propizi per l'amore, quindi questa è una persona che assolutamente vorrebbe ritornare ancora da voi, ma abbiamo visto che è solo un desiderio per ora, non ha un'intenzionalità concreta, però nel suo cuore c'è il 4 di bastoni, ragazzi. Questa persona vorrebbe ritornare ad una storia di coppia tra di voi e su questo non c'è assolutamente possibilità di errore. Vediamo a questo punto questa persona che cosa dovrebbe fare ma che invece non fa. Il matto, è certo, agire. Ok, grazie arcani. Allora, non l'avevamo capito. Allora, questa persona in questo momento, dicono gli arcani, dovrebbe agire, cioè dovrebbe muoversi anche in maniera impulsiva, improvvisata, senza troppi pensieri, senza troppe programmazioni. Questa persona dovrebbe farsi sentire da voi. Il matto rappresenta una comunicazione, una telefonata estemporanea, una sorpresa che questa persona potrebbe farvi per riportare allegria e un ponte comunicativo fra voi e lui. Ecco cosa questa persona non fa. Questa è una persona, come vi ho detto dall'inizio, troppo proiettata nel suo futuro, denaro, lavoro, probabilmente anche una compagna ufficiale al suo fianco, e non sta in realtà ascoltando il proprio cuore e i propri desideri, che invece vanno proprio completamente da tutt'altra parte, tornano verso la regina di bastoni, cioè verso di voi, che lui continua a sognare con la carta della stella. Ma questa persona spera che in qualche modo ci sia un fattore esterno che vi aiuti. Lui non vuole agire, non vuole comportarsi come farebbe il matto, quindi in maniera, diciamo così, spensierata. Evidentemente perché lui non riesce ad affrontare con spensieratezza e leggerezza il vostro ritorno, la vostra presenza. Evidentemente il risentire la vostra voce, la possibilità di rivedervi per questa persona sarebbe un'emozione talmente grande che in qualche modo lo riporterebbe ad una sorta di disequilibrio che lui assolutamente non vuole. Ecco perché obiettivamente questa persona ad oggi non ha intenzionalità di muoversi. Siete un bellissimo pensiero, una speranza, ma è chiaro che non c'è concretezza nei suoi pensieri. Ecco cosa non fa. Dovrebbe prendere la vita in maniera molto più tranquilla, molto più serena, forse prendendosi anche meno sul serio. Il matto non programma, non guarda nel futuro, quello che invece lui sta facendo e che vi ho detto sin dall'inizio. Il matto è il presente, non guarda neanche particolarmente nel passato. Il matto vive unicamente nel presente ed è questo quello che gli viene consigliato. Cioè lui dovrebbe assolutamente dedicarsi a quelli che sono i suoi sentimenti, i suoi reali desideri e a rendere possibile quello che lui ad oggi reputa impossibile, cioè il ritorno dalla regina di bastoni. Ma lui questo non lo sa fare, non sa vivere il vostro rapporto con leggerezza. Questa è una persona, vi ripeto, molto immatura, che fa fatica a parlare con se stesso, ad avere un contatto diretto con le proprie emozioni, con la propria emotività. Questa non è una persona, ve l'ho detto sin dall'inizio, che si è fermata a pensare. È una persona in difficoltà, perché si sta facendo trascinare dalla vita, dai progetti, ma nulla che veramente gli riempie il cuore, perché questa persona vorrebbe tornare da voi con un 4 di bastoni, vorrebbe una storia con voi, ma non riesce a farlo, non riesce a vivere con la spensieratezza del matto e non riesce a mandarvi quel messaggio che lui vorrebbe scrivervi. Il matto in accezione negativa rappresenta, come appunto in questo caso, una persona che magari scrive un messaggio e poi lo cancella. Chissà quante volte magari lo ha già fatto, chissà quante volte ha immaginato, ha sognato appunto di potervi parlare, ma non ha mai avuto il coraggio di farlo. Allora, a questo punto, in questa posizione, vediamo l'ambiente professionale di questa persona, quindi come stanno andando le cose da un punto di vista finanziario. Allora, qui abbiamo il 9 di spade. Questa persona ha avuto
delle grosse preoccupazioni. Ecco perché adesso con questo asso di pentacoli si sente rinfrancata questa persona, proprio perché evidentemente deve appunto aver ricevuto del denaro per lui molto importante, vi ripeto un'eredità, un finanziamento o comunque ha vinto qualche causa legale per cui ad oggi questa persona si sente decisamente meglio, perché in realtà con questo 9 di spade è una persona che deve aver perso anche del denaro, che può essere anche stata truffata da persone assolutamente poco oneste, poco leali. Questa situazione in qualche modo non lo ha sicuramente alleggerito, perché abbiamo già visto che è una persona che fa fatica a prendere la vita con leggerezza, quindi con queste preoccupazioni obiettivamente è una persona che non se l'è passata bene, anzi potrebbe anche aver perso un lavoro, quindi si potrebbe trattare anche di licenziamento. È una persona che è vissuta in un periodo di penuria da un punto di vista strettamente economico e professionale, ed ora che la situazione in qualche modo è migliorata, come vi dicevo prima, questa persona si sente decisamente meglio. Ecco perché ora, avendo ricevuto questo denaro, oppure potendone disporre, oppure appunto avendo questo nuovo contratto tra le mani, è una persona che sta programmando e riprogettando il proprio futuro. Ecco perché molto probabilmente ha messo anche da parte il pensiero di tornare da voi, perché è una persona che è stata tanto preoccupata, perché il 9 di spade rappresenta proprio le ansie, le preoccupazioni, vedete, che impediscono anche di dormire, di riposare decentemente. Ecco, questa persona obiettivamente si è sentita in realtà poco bene, proprio perché poteva disporre di poco denaro. Situazione che è decisamente cambiata rispetto ovviamente al presente. E questa potrebbe essere proprio una motivazione per cui obiettivamente questa persona ha messo da parte l'amore. Allora, vediamo da un punto di vista familiare, quindi famiglia d'origine, oppure nel caso in cui abbia una compagna, come stanno andando le cose. Qui abbiamo il 2 di bastoni. Allora, questa persona sta cercando di capire, di pianificare come potersi muovere. Questa è una persona che in realtà ha in mente due opzioni, due strade da poter percorrere. Quindi evidentemente, come vi dicevo all'inizio, questa è una persona che ha qualcuno al suo fianco, o comunque c'è qualcuno che mira a lui, e questa è una persona che in qualche modo sta scegliendo tra il presente, quello che lui ha sotto mano, e il passato, che ovviamente siete voi. Quindi questa persona è come se in questo momento stia cercando di organizzarsi, di capire come poter procedere per poter in qualche modo comunque anche ridare vigore alla propria vita emotivo-sentimentale e anche erotico-sessuale, perché parliamo di bastoni. Questa persona sta pianificando, quindi ve lo dicevo con la regina di bastoni, solitamente appunto i consigli non vengono mai dati a caso. Questa è una persona che ha un profondo desiderio di tornare da voi, ma sta semplicemente cercando di organizzare come, dove, quando. Il 2 di bastoni ci parla anche di un viaggio, dovuto molto probabilmente ad una distanza geografica fra di voi o fisica. Per esempio, magari vivete in due città diverse o addirittura in due regioni diverse. Quindi questa persona potrebbe pensare anche ad un viaggio, ad uno spostamento per potervi eventualmente raggiungere. Ma questa non è una persona che ha mai smesso di pensare a voi. Siete il suo sogno, il suo desiderio. Però purtroppo, ragazze, come vi dicevo con la carta della stella e dell'imperatore in accezione negativa, il 2 di bastoni è una carta di immobilità. Quindi è una carta di blocco, se vogliamo, di stand-by. Non è una carta d'azione, non è una carta di movimento. Qui c'è troppa pianificazione. Qui, anche se non compaiono particolari carte di spade, c'è comunque un mentale estremamente forte che in qualche modo sta rallentando qualsiasi presa di posizione. Questa è una persona ferma, che guarda, che controlla, che in qualche modo ripensa a voi, che vi desidera.
che spera che appunto il destino in qualche modo vi faccia rincontrare, pensa eventualmente a un viaggio, uno spostamento che potrebbe fare, ma che ancora però non ha nemmeno in programma, cioè, lo sta pianificando ad oggi. Quindi è una persona che agisce con una lentezza incredibile. Allora, vediamo la linea del futuro nel caso in cui appunto la situazione permanga questa, cioè nel caso in cui questa persona non diventi questo giovane matto, ma continui invece in questa situazione di lentezza e di lenta pianificazione. Vediamo un po' cosa in qualche modo vi aspetta a breve tempo. Allora, qui abbiamo il 10 di coppe. Allora, in qualche modo questa persona rimarrebbe comunque, purtroppo, nell'ambito del rapporto attuale. Io vi dicevo, ve l'ho detto dall'inizio, che questa è una persona che molto probabilmente ha una persona a suo fianco, potrebbe anche addirittura avere dei figli, ve lo dicevo con l'imperatore, o comunque è una persona che ha una, diciamo, parentela, quindi un parterre familiare, parliamo appunto di un 10 di coppe che può riguardare anche la famiglia di origine, molto presente nella sua vita e che non ha nessuna intenzione in qualche modo di mollare la presa su questa persona. Quindi o ha una compagna vera e propria, e a mio avviso molto probabilmente sì, oppure è una persona che ha una famiglia estremamente ingombrante, che non vuole assolutamente dismettere quest'egida che ha e che esercita su questa persona, su quest'uomo. Perché obiettivamente è una persona che in questo momento, continuando, diciamo, in questo stato di, diciamo, pensieri, speranze, ma tutto mentale, nulla di pratico, purtroppo ancora, entro appunto l'immediato futuro, questa persona tenderà appunto a rimanere ancora nello status quo attuale. Non ci sono grandi cambiamenti. Qui abbiamo un 10 di coppe, quindi abbiamo una situazione che permane identicamente a se stessa. Qual è però l'unica nota positiva del 10 di coppe? È che è l'ultima carta numerale degli arcani minori, quindi rappresenta la chiusura di un ciclo e l'apertura di un nuovo ciclo. Cioè questa persona, vi ripeto, rimarrà ancora nell'ambito del proprio rapporto, quindi non è una carta che mi parla di una chiusura o comunque di un allontanamento dal nucleo familiare originario. Questa è una persona che rimarrà sempre legata a quell'ambiente o comunque per ora a quella persona che lui sta frequentando, che ha al suo fianco. Il problema è che però questa persona in qualche modo ha voglia di chiudere questo ciclo di vita per iniziare qualcosa di nuovo. Quindi un barlume di consapevolezza in questa persona sta nascendo e soprattutto nascerà, perché questa è la posizione dell'immediato futuro. Quindi molto probabilmente questa persona finalmente inizierà a riflettere, perché appunto il 10 di coppe, come tutte le carte di grado 10, rappresenta comunque un guardarsi dentro e un guardare al passato per cercare di dare una spiegazione a tutto ciò che è accaduto. Ok? Quindi non vedo una carta di particolare movimento nei vostri confronti, vedo una persona che anzi continuerà a rimanere appunto nell'ambito della propria relazione o appunto sotto l'egida di questa famiglia di origine davvero appunto a volte ossessiva e onnipresente, ma in qualche modo è una persona che inizierà se non altro a guardarsi dentro, proprio da un punto di vista sentimentale, perché parliamo di un 10 di coppe. Quindi è la nascita di una consapevolezza e di un grado in più per quanto riguarda il percorso di maturità che questa persona però evidentemente deve ancora compiere. Vediamo se c'è qualche aiuto esterno che potrebbe arrivare a voi, amici, parenti. Vediamo un po' per smuovere la situazione. L'asso di bastoni, sì. Allora, in qualche modo la vostra situazione potrebbe essere in qualche modo smossa da una notizia, perché l'asso di bastoni rappresenta una notizia importante che potrebbe arrivare
a questa persona e che potrebbe stimolare il suo desiderio fisico. Io vi ho detto che questa persona vi guarda parecchio, vi osserva molto, quindi è una persona che potrebbe notare una vostra foto, piuttosto che in qualche modo un vostro post, un vostro stato, una vostra foto profilo, che in qualche modo riaccenderà al top la passione. Ragazzi, l'asso di bastoni penso che non si debba neanche spiegare, è il simbolo fallico per eccellenza, ok? Quindi rappresenta proprio un individuo che sulla scorta di un grande fuoco sessuale però, qui non parliamo di sentimenti, non è un asso di coppe, in qualche modo si smuoverà. Questa notizia, questo evento, questo regalo veramente, questo dono da parte del karma, farà in modo che questa persona si spinga addirittura, per esempio, nel mettervi un like, piuttosto che richiedervi amicizia, piuttosto che in qualche modo dare segno di sé. Quindi voi capirete, attraverso un qualsiasi gesto, anche piccolo, anche banale, che questa persona vi sta ancora ronzando attorno. Ok? Quindi, se fosse per lui, questo difficilmente si muoverebbe, però evidentemente c'è un qualcosa che a mio avviso la regina di bastoni farà. Difatti vi avevo detto all'inizio che il comportamento che voi avete è assolutamente impeccabile e sarà molto probabilmente foriero di qualche cambiamento. Ecco, difatti appunto abbiamo questo asso di bastoni che, vi ripeto, in qualche modo verrà in aiuto per sbloccare, se non altro, il suo desiderio fisico. Per cui, nonostante questa persona sia impegnata, la porterà comunque a muoversi e a dare un segno della sua presenza. Ok? Quindi questa persona vi farà capire che vi desidera fisicamente. Può essere un complimento, un apprezzamento, vi ripeto, un like banale, ma voi capirete che comunque a questa persona voi piacete tantissimo. E tra l'altro non è tra tantissimo tempo, perché l'asso di bastoni rappresenta appunto al massimo un paio di settimane, piuttosto che a tirarla un mesetto, ok? Quindi in realtà, seppur, ripeto, impegnata, ancora all'interno comunque di una situazione familiare presente, questa persona vi farà capire, anche con un piccolo gesto, che comunque lui vi guarda. Per esempio, potreste notare nell'elenco delle persone che hanno guardato la vostra storia il suo nome. È un esempio banale, sciocco, ma per farvi capire che obiettivamente qui ci sarà un qualcosa che smuoverà questa persona. Smuoverà ovviamente le parti basse dell'anatomia fisica di questo individuo, che però comunque rappresentano dei chakra importanti, perché no? Anzi, come potete vedere, evidentemente smuoveranno un po' la situazione. Quindi, nonostante lui non si muova come un matto, quindi in maniera comunque spontanea e libera, ma proprio perché libera non è questa persona, obiettivamente comunque qualcosa farà, perché gli arriverà una notizia, vi ripeto, vedrà qualcosa che lo ecciterà particolarmente. Ecco perché gli arcani vi consigliavano: mostratevi sempre al top, proprio come state facendo adesso, perché lo sta facendo impazzire. Ecco perché vi vede ancora come donna ideale, ci credo. Allora, a questo punto vediamo l'ultima carta, che è ovviamente fondamentale, che rappresenta un po' appunto la carta di chiusura di questa stesa e quindi rappresenta il futuro, la soluzione finale della questione entro pochi giorni, poche settimane, al massimo appunto qualche mesetto. Che cosa accadrà tra voi e questa persona? Allora, qui abbiamo la carta della giustizia, però. Allora, un momento. Allora, la carta della giustizia è una carta particolarmente severa, ragazze mie, quindi attenzione. Questa persona vi contatterà
Quindi ecco perché vi ho detto un momento, cerchiamo di capirci bene. Però non è un asso di coppe, quindi non è una persona che vi scriverà dicendovi ti amo, ti ho sempre amato, il mio cuore è sempre stato tuo, non respiro più senza di te, ok? Non è una persona che troverete sotto il vostro balcone a mo' di menestrello che vi canterà una canzone d'amore, ok? È una persona che però, cosa vi ho detto con il 10 di coppe? Guardate la logica di questi arcani che mi lascia sempre piacevolmente di stucco. Questa persona, vi avevo detto, inizierà a riflettere. C'è quel passo in più, ebbene, con la carta della giustizia, questo passo in più verrà compiuto. Cioè, questa persona, in qualche modo, inizierà a riflettere e rivedrà la sua vita come in un film. È una persona che inizierà veramente a chiedersi quello che noi ci siamo chiesti all'inizio della stesa, cioè, ma io chi ho perso? Ma io con chi sono adesso? Ma io con chi vorrei essere adesso? La giustizia è una carta estremamente forte perché rappresenta una persona che farà i conti con se stessa e che raccoglierà ciò che ha seminato. Quindi la giustizia rappresenta un individuo che in qualche modo penserà e ripenserà in maniera molto più matura al passato. È una persona che in qualche modo cercherà anche di liberarsi da dei pesi che questa persona ha tuttora evidentemente sulla coscienza. Questa persona sa che deve liberarsi probabilmente da dei sensi di colpa che ha nei vostri confronti, da delle imposizioni sociali che lo obbligano a rimanere in questo 10 di coppe, a liberarsi da dei rancori, da dei risentimenti che magari questa persona può avere anche nei vostri confronti a seguito della vostra frattura, della vostra rottura, ma anche a ripensare alla propria infanzia. Questa è una persona che deve rivedere i suoi rapporti familiari, sia quelli con la famiglia di origine, causa di tanti suoi problemi, sia quelli con l'eventuale partner che ha al suo fianco. Tutto ciò che lo ha sino ad ora profondamente condizionato verrà eliminato da questa persona perché finalmente comincerà a guardarsi dentro e a cercare di bilanciare tutto ciò che non è equilibrato nella sua vita. Quindi dopo un attento esame di coscienza, questa persona riuscirà a risolvere dei problemi che parevano senza soluzione e agirà in maniera matura. Quindi andrà a rivedere tutta la situazione per trovare una soluzione. Tutti i nodi verranno al pettine. Quindi è una persona che potrebbe anche tornare chiedendovi perdono. Perché è una persona che capisce e capirà di aver sbagliato. Quindi è una carta veramente molto molto importante. Quindi tutto passerà sotto lo sguardo severo della giustizia. È chiaro che in questo caso le tempistiche però non sono così brevi purtroppo, perché la giustizia ha tempistiche molto lunghe. È tra gli arcani maggiori che ha i tempi più lunghi, assieme alla temperanza, assieme all'eremita. Quindi rappresenta dei tempi che vanno dai 2 ai 3 mesi, addirittura anche fino ad 1 anno. Ma qui ragazzi c'è un lavoro di presa di coscienza e di consapevolezza non indifferente. Io ve lo dicevo dall'inizio, questa persona non si è mai fermata a riflettere. E adesso è ora che finalmente questa persona lo faccia. Perché questa è una persona che ha vissuto nella menzogna, nel nascondimento, negli obblighi. Questa è una persona che molto probabilmente ha avuto una famiglia o troppo rigida o non curante. Non gli hanno dato delle solide basi. Hanno lasciato questa persona alla mercé
della sua immaturità, non gli hanno permesso in qualche modo di diventare più grande, di diventare una persona più matura. Quindi ecco perché ad oggi questa persona si è comportata in questa maniera così sconsiderata nei vostri confronti. Proprio perché è una persona che non si è fermata a riflettere perché non lo sapeva fare. Questa è una persona che deve ancora diventare grande. E questo chiaramente accadrà, ma ci vorrà molto tempo. La giustizia rappresenta la pace, la riappacificazione. Quindi questa persona tornerà, vi ripeto, chiedendovi perdono e tornerà per chiedervi comunque un rapporto stabile. Non necessariamente di tornare insieme, ma di avere comunque un rapporto tra persone civili, perché magari non vi siete lasciati proprio benissimo. Quindi è una persona che cercherà di recuperare. La giustizia rappresenta la riparazione, il risarcimento che potreste voi ricevere per quello che magari avete passato per colpa di questa persona. Quindi nonostante i tempi veramente lunghi, c'è la realizzazione certa di un movimento di questa persona, che quando tornerà da persona seria e matura. Voi stenterete quasi a riconoscere questa persona. Quindi è una persona che cercherà di non farsi guidare dalle passioni, dai desideri incontrollabili, dagli istinti, perché sa questa persona con questo asso di bastoni che tornerebbe da voi in preda ad uno stato, diciamo, di grande confusione, andando addirittura anche magari a tradire la compagna nel caso in cui questa persona sia impegnata, proprio perché sa che questa vostra, diciamo, attrazione, che probabilmente appunto è reciproca, ad oggi non è ancora venuta meno. Quindi in qualche modo tornerà l'armonia tra voi, sì, dopo un lungo periodo anche molto burrascoso. Quindi questa persona deve per forza attraversare un momento di crisi esistenziale, perché Sinodora non l'ha fatto, e quindi è una persona che rimetterà mano in tutta la sua vita. Potrebbe essere anche una persona che per esempio può porre fine ad una storia, può rappresentare anche un divorzio e quindi liberarsi da questo rapporto che per lui è così soffocante, per poter in qualche modo, come vi dicevo all'inizio, ridare vigore ai propri sentimenti. Quindi la situazione verrà riequilibrata fra di voi, sì, ma ci vuole ancora tanto tanto tempo. Quindi questa persona tornerà in segno di pace, per ridare armonia al vostro rapporto, ma per comportarsi comunque sempre in maniera corretta, cercando di controllare proprio i suoi desideri interiori. Lui deve e vuole mantenere sotto controllo il suo istinto. Ok? Quindi ci sarà qualcosa che questa persona farà per voi e con voi nei vostri confronti? Assolutamente sì. Saranno decisioni importanti con la giustizia, E finalmente voi avrete la vostra ricompensa. Cioè voi capirete che questa persona non vi ha mai dimenticato e soprattutto non vi ha mai sostituito. Ma qui ci vuole veramente tanto tempo. Però vi ripeto, al di là dei ritardi, è necessario questo tempo così lungo, perché qui il lavoro è troppo profondo, ragazzi, Perché questa non è una persona, ve lo dicevo dall'inizio, che agisce in maniera veloce, perché qui ci sono da cancellare, ve l'ho detto, sensi di colpa, rimorsi, rimpianti, rancore, risentimento, gelosia, senso morboso del possesso. Quindi vi ripeto, è una persona che tornerà da voi cercando in qualche modo di ristabilire un contatto pulito però con voi. Non vuole tornare trattandovi per esempio da amante, come invece ci potrebbe far intendere questo asso di bastoni, perché questa persona sa che comunque fra di voi l'attrazione c'è ancora e che molto probabilmente finireste per essere questo, cioè la sua amante, una donna che lui evidentemente non ha mai smesso ad oggi di desiderare, ma non è questo il modo in cui lui vuole trattare voi.
e non è questo il modo in cui lui reputa che voi meritiate di essere trattate. Di conseguenza, vi ripeto, questa è una persona che tornerà tra molto tempo, ma finalmente voi riavrete le vostre ricompense. Voi capirete che questa persona fondamentalmente non si è mai realmente allontanata da voi. Può aver compiuto anche chilometri e chilometri, essere andata da tutt'altra parte rispetto appunto a dove voi vivete, aver avuto tutte le donne che lui può aver appunto avuto, ma l'unica nel suo cuore è sempre solo questa regina di bastoni, che per lui è e rimarrà sempre la donna ideale, dalla quale appunto ritornerà anche grazie proprio all'aiuto di quell'asso di bastoni di cui vi parlavo poco fa e che appunto mi va a rappresentare un'importante presa di posizione da parte di questa persona, che vi farà appunto capire che per voi prova ancora veramente, veramente tanto. Di conseguenza, ragazzi miei, che cosa augurarvi? Sicuramente buona fortuna.